Ciao a tutti! Oggi voglio realizzare con voi un progetto facilissimo, coloratissimo, ma soprattutto facile, quindi sarà un tutorial molto veloce, non ci saranno bisogno di particolari né misure né materiali. Questo è quello che ho ottenuto. Questa è una presina, è venuta un po' più grande, quindi può essere tranquillamente anche un sottopentola. Ci potete fare anche delle tovagliette con questa tecnica qui. La particolarità e quindi l'originalità di questo progetto è che è stato fatto tutto con lo sbiego. È stato intrecciato in un modo come piace più a voi, diciamo, come vi viene meglio, a secondo della vostra creatività, a secondo della vostra fantasia. Sono stati intrecciati tutti questi sbieghi colorati e abbiamo ottenuto questo risultato. Ovviamente si può fare anche con la stoffa, l'importante è che venga appunto piegata come uno sbiego. Quindi a partire da 4 cm di larghezza possiamo utilizzare delle striscioline di stoffa che magari ci sono avanzate e possiamo fare la stessa identica cosa. Quindi possiamo utilizzare un vecchio lenzuolo, una vecchia tovaglia, dei vecchi tovaglioli. L'importante è che le striscioline di stoffa noi le pieghiamo come sono piegati gli sbieghi. Quindi mettiamoci al lavoro e seguitemi fino alla fine del video per vedere come si realizza questa fantastica presina. Vi ricordo poi, come sempre, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Per fare dunque questo progetto avremo bisogno di due fantasie diverse di sbiego. Nel progetto di prima io l'ho fatto con tante fantasie, quindi potete deciderlo prima, appunto, come realizzare questa presina, sottopentola, insomma quello che volete. Come abbiamo visto prima, si può fare con tanti colori, quindi poi dovrete decidere voi e calcolare voi appunto le varie striscette. Diciamo che io mi regolo con 18 cm per 18 cm, quindi in questo caso ho due sbieghi diversi, uno da 3 cm e uno da 2, e quindi calcolerò 5, 10, 15 e più un altro sbiego piccolino da 2 cm, quindi in questo caso lo avrò da 17 ma non da 18, però più o meno è quella la misura. Diciamo quindi che le uniche misure che io avrò a disposizione saranno queste qui, la lunghezza di questi sbieghi e la larghezza appunto di questi sbieghi. Quindi questo è largo 2 cm per 22 e ne taglierò 8 strisce, quindi 8 pezzi. Poi avrò questo sbiego qui che è da 3 cm sempre per 22 e ne taglierò 6 pezzi. Avrò bisogno poi anche di una teletta adesiva. Io userò questa qui leggera per le camicie, poi utilizzerò un pezzo che misurerò dopo sulla base di appunto quanto mi viene grande la presina o sottopentola, insomma quello che voi volete realizzare. Quindi il pezzo di stoffa che verrà fuori lo misurerò dopo e taglierò una misura precisa di Thermolam. E poi utilizzerò la spugna per il dietro oppure un pezzo di stoffa. Il procedimento per realizzare questo progetto è molto semplice. Dovrete avere un po' di calma per fare delle prove per vedere come vi piace di più a livello di incrocio. Ecco, dovete stabilire come incrociare appunto queste striscette qui. Buon lavoro e buona creatività a tutti!
Ed eccola qui la mia presina terminata. Come potete vedere, dietro appunto c'è la spugna e davanti è fatta così. Questa è una tecnica che mi è piaciuta molto perché la trovo divertente, facilissima e anche rilassante se vogliamo. Poi in base a come incrociamo appunto la stoffa possiamo ottenere vari motivi. Allora, ho fatto anche questa qui mi è stata richiesta da una tifosa di una squadra e penso che si possa immaginare appunto quale, e sempre con la spugna dietro. E poi questa qui che secondo me è meravigliosa. Io adoro questi colori pastello, adoro questa fantasia qui. Queste sono le presine appunto che abbiamo fatto e come potete vedere, a secondo di come ci poniamo con gli incroci, possiamo ottenere appunto dei risultati veramente diversi. Io spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi fatto divertire con questa nuova metodologia appunto di poter creare delle presine molto originali. E vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati e di condividere il video appunto se vi è piaciuto. Mi raccomando, perché è importante proprio per il sostegno del canale. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao!